Un mio cliente ha portato questa Squire Classic Vibe per modificarla e trasformarla in questa Squire Custom P90. In questo video vi mostrerò tutto il percorso dalla richiesta del cliente alla lavorazione, ma ora cominciamo dal principio. Ciao a tutti, sono Mauro, liutaio della Gaudenzi Guitar e bentornati sul canale. Qui ho tutti gli accessori necessari che ha scelto e la lista dei lavori da fare. Sostituzione regitracolla con questi della Goto. Sostituzione capotasto, ma in realtà questo modello ha già un capotasto in osso di serie, quindi manterremo il suo originale. Cambio meccaniche con queste qui della Goto autobloccanti, sempre dallo stile vintage. Cambio sellette con tremolo fisso al corpo. Attenzione però che qui l'intercorda è di 10,8 mm, mi sembra un po' largo. Verificheremo se sarà quello giusto ed eventualmente vedremo come muoverci. Sostituzione corde Ernie Ball 010, montaggio battipenna tartarugato e P90. Speriamo davvero che sotto ci siano già gli scassi per gli humbucker, altrimenti dovremo andare a fresare il legno. Sostituzione elettronica, volume, tono e selettore a 3 vie, sostituzione ingresso jack ed infine setup generale. Prima di proseguire vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre, se vi va, scrivete nei commenti le più belle customizzazioni che avete fatto o quali vi piacerebbe fare. Ora mettiamoci al lavoro. Per prima cosa voglio vedere se dovrò allargare le sedie dei pick-up. Il pick-up al manico ha lo scasso per single coil, quindi lo dovrò fresare, mentre quello al ponte è ok. Prima di smontare completamente la chitarra controllo se anche il battipenna nuovo avrà bisogno di qualche ritocco. A giudicare dai fori e dal fatto che tocca il ponte, sembrerebbe che debba scorrere leggermente verso il manico, almeno di 1 millimetro abbondante. Smontando il manico posso avvitare il battipenna nella posizione definitiva e verificare dove andrà modificato. Ora c'è spazio sul ponte, ma non è perfettamente parallelo, quindi faccio un riferimento col nastro. In più segno la zona dove andrà inserito il P90 del manico. Tolgo tutto e proteggo bene il body per non graffiare la vernice. Utilizzo questa fresa che ha un cuscinetto per copiare la sede del manico ed allo stesso tempo taglierà il bordo in eccesso del battipenna. Per lo scasso del manico il procedimento è simile, ma con la fresa invertita. Attacco una sagoma col biadesivo e con almeno 2 passate allargo la sede del pick-up.
Uguale per il battipenna e per comodità utilizzo la stessa sagoma come guida. In teoria si può levigarlo anche a mano, ma non verrebbe perfetto come con la fresa. Procedo col ponte per pulirlo e sostituire le sellette. Confermo che quelle che il cliente ha acquistato sono poco più larghe, quindi dovrò ordinare le sellette con l'intercorda giusto. Nel frattempo vado avanti con gli altri lavori. Quando si decide di customizzare uno strumento sono davvero tante le specifiche da considerare ed è facile sbagliare. Anche un minimo errore può far sì che l'accessorio ordinato non sia compatibile col proprio strumento. Meglio sempre chiedere un parere agli liutai di fiducia. Mettiamo mano all'elettronica, prima di tutto schermo completamente il body con il rame adesivo, poi cablo il circuito con i nuovi pot e pick-up. Questi sono i Fat Cut della Duncan, sono ottimi P90, li uso spesso e rendono bene sia in chitarre stile strato sia in stile Les Paul. È bene avere sia un buon soldatore sia un buon filo di stagno per non surriscaldare troppo i contatti ed effettuare saldature pulite. Fatto questo, posso montare il battipenna. Mi assicuro che i fili entrino bene nel vano senza essere schiacciati e completo forando con una punta da 2 mm dove non erano presenti le viti. Monto il registracolla ed infine il manico. Ecco le nuove sellette, sono identiche alle precedenti ma con intercorda 10,5, così posso completare l'assemblaggio e fissare per bene il ponte con le molle tirate. Ora il battipenna è perfetto, incornicia bene il ponte e si appoggia sul manico con la stessa curvatura. Posso procedere quindi col montaggio delle corde, l'intonazione e arrangiatura delle sellette, la calibratura del capotasto e curvatura del manico. Per il bilanciamento dei pick-up comincio dal ponte per poi regolare quello manico ascoltando le differenze di volume e verificare i toni bilanciati. Poi però la regolazione finale la ritoccherò durante la consegna.
Spero che il video vi sia piaciuto e scrivete nei commenti se avete gradito questa customizzazione o se avreste effettuato altre modifiche. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Grazie mille, un saluto a tutti, ciao!